Buongiorno a tutti, oggi preparo una crostata con la zucca e ricotta. Mi occorre per la pasta 300 g di farina, 100 g di burro, 100 g di zucchero, estratto di vaniglia, un cucchiaino di zenzero, limone grattugiato, un pizzico di sale, un cucchiaio di lievito per dolci e 2 uova. Per il ripieno 300 g di zucca fatta a dadini, un limone spremuto, 150 g di ricotta, 100 g di zucchero di canna, 100 g di mela, un cucchiaio di rum. Inizio la preparazione. Metto la mela nella zucca, che precedentemente ho fatto a dadine, sia la mela che la zucca. Mescolo. Metto il succo del limone. Aggiungo lo zucchero, li vado a cuocere sul fuoco. Aggiungo 100 ml di acqua e faccio cuocere. Ora preparo la pasta frolla. Metto il pizzico di sale nella farina, il cucchiaino di zenzero, la buccia grattugiata del limone, il cucchiaino di lievito per dolci, zucchero e vaniglia, le uova, ora aggiungo il burro. Impasto incorporando tutto nella farina. Mi aiuto con le mani. Pronto l'impasto, lo metto in una carta da forno e lo faccio riposare in frigo. Intanto che riposa la pasta frolla, controlliamo la zucca con la mela. La cottura è quasi ultimata, ci vogliono altri 5 minuti, perché è importante che si schiacci, così. Calcolate che la cottura sarà circa di 15 minuti. Mentre cuoce la schiaccio con la forchetta. Ora che è bella schiacciata la lascio raffreddare. Una volta riposato l'impasto lo stendo. Mi aiuto con un po' di farina e il mattarello. Una volta stesa la metto in una teglia di 26 cm di diametro. Prima prendo la forma, taglio
Tolgo la parte in eccesso che mi serve per dopo e vado a mettere nella teglia. La sistemo bene nella teglia. Alzo il bordo di circa 1 centimetro. Metto da parte e preparo il ripieno. Una volta raffreddata la zucca, metto la ricotta. Non metto zucchero perché l'ho messo già nella zucca. Mescolato tutto, metto anche il cucchiaio di rum. Verso sull'impasto. La spalmo bene. Ora preparo la parte di sopra. Stendo l'impasto rimasto. Con la formina a forma di fiore faccio delle forme. Per dare un po' di fantasia, con le palline di cioccolato faccio degli occhi e la bocca. E li metto sopra la torta. Terminata la decorazione, la vado ad infornare in forno caldo e statico a 170 fino a cottura. Dopo 35 minuti eccola pronta. Una volta raffreddata, spolvero un po' di zucchero a velo e la taglio. Grazie della visione, alla prossima! Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace.